Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove, dopo aver parlato di Napoli, pagellone e analisi della partita con l'Ajax e qualificazione agli ottavi, parliamo del Barcellona-Inter che, se il martedì di Champions tra Juve e Milan è stato un disastro, ieri abbiamo recuperato punti con il Napoli che ha vinto 4-2 e l'Inter che ha beccato un grandissimo pareggio al Camp Nou 3-3, pur stando in vantaggio per ben due volte. Parliamo di Barcellona-Inter in questo video e andiamo nel dettaglio della partita. L'Inter ha ritrovato cuore e grinta e il Barcellona è dovuto passare ai ripari con un grande Lewandowski che ha pareggiato la partita. Però è un punto che fa più comodo all'Inter che al Barcellona, perché nel gruppo l'Inter va a 7, il Barcellona rimane a 4 punti. Sicuramente l'Inter deve vincere un'altra partita per forza per poter passare il turno, perché non può permettersi disattenzioni. Però per come si era messo il girone, le due sfide col Barcellona sono tanto di guadagnato e l'Inter in questa 10 giorni, 2 settimane, sta rialzando la testa, ha recuperato la grinta e la voglia di vincere e poi un recuperato Barella che secondo me ieri è stato tra i migliori in campo. Comunque, prima di andare nel dettaglio, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e vi ringrazio per tutto il supporto che mi state dando sul canale. Continuate a farlo e noi continueremo a parlare di calcio e fare video di tutte le squadre italiane impegnate in Champions e della Serie A. Comunque, partita ostica al Camp Nou. Io credevo che l'Inter capitolasse ieri sera e invece l'Inter ha fatto una partita tutta cuore e grinta. Dietro 1-0 con il gol di Ndombele, arriva il pareggio di Barella, un grandissimo gol di Barella, e l'Inter va sopra con Lautaro. 2-1, credevo che l'Inter potesse dilagare. Comunque il Barcellona sempre offensivo e sempre pericoloso. Il primo gol del Barcellona sono 3 passaggi alla velocità della luce e Ndombele fa il tap-in nell'area piccola e va in vantaggio, però pareggia Barella e Lautaro si porta sopra per i nerazzurri. Ahimè, c'è anche un po' di sfortuna, perché comunque il pareggio di Lewandowski, il 2-2, è viziato da una deviazione. Onana spiazzato e pareggia la partita. L'Inter però, l'ho detto già in un video scorso, è cambiata la mentalità in questi 10 giorni. Infatti l'Inter, quando adesso prende il gol, non si abbassa più, non diventa più la vittima sacrificale, subito la rimette subito in gioco e alza subito i ritmi appena preso il gol per poter andare di nuovo in vantaggio. E questa è, dobbiamo dare merito credo ad Inzaghi anche, perché comunque credo ci siano state delle chiacchiere e delle parlate in spogliatoio e sono arrivati a soluzioni che vediamo sul campo e portano punti e portano prestazioni. Comunque 2-2 con la deviazione di Lewandowski e l'Inter va di nuovo sopra con Gosens all'88esimo, 3-2. Io credevo che era chiusa la partita e l'Inter riuscisse a portare a casa i 3 punti e invece il solito Lewandowski su un cross svetta in area e dà una frustata di testa, cioè di testa con la potenza di un tiro con i piedi. Ovviamente conosciamo Lewandowski, conosciamo le sue caratteristiche e ahimè 3-3. È un ahimè che però è più per il Barcellona che per l'Inter, ripeto. L'Inter ha fatto un punto a Camp Nou ed era un punto che secondo me già studiato. L'Inter voleva, cioè il minimo risultato era il pareggio per poter raddrizzare il girone di Champions e ci è riuscito. Ripeto, dopo il martedì, ahimè, con la Juve che ha perso col Maccabi e la Juve è in una situazione inguardabile, il Milan ha perso con il Chelsea con l'errore del calcio di rigore, con ci stava, non ci stava, una partita indirizzata da un fenomeno arbitrale ed è stato un disastro. Ieri abbiamo rialzato la testa con le due squadre italiane. L'Inter, l'ho detto nel video scorso, l'Inter è cambiata la mentalità, è diversa, gioca di più, soffre di meno e poi all'Inter era prettamente secondo me un problema di alcuni giocatori cardine che stavano sottotono, tipo Barella, tipo Skriniar,
è tipo Dumfries, lo stesso Dumfries che l'anno scorso ha fatto la differenza e ti ha portato, che ne so, una decina di punti comunque. L'anno scorso Dumfries sulla fascia destra non aveva rivali, tra assist e gol comunque ti aveva portato una decina di punti, invece in questo inizio campionato tra cappellate, ingenuità e prestazioni sottotono sembrava un altro calciatore. Ieri sera non ha eccelso comunque in tutta la rosa perché non è stato mica il migliore in campo, però le fasce laterali per Inzaghi sono importantissime. Se ti vengono meno Di Marco e Dumfries, giocare solo per vie centrali non è prettamente la prerogativa del gioco di Inzaghi, ma l'Inter ha giocato, ha affrontato un Barcellona che comunque è forte, con tanto ritmo al Camp Nou, ragazzi, non è una passeggiata per nessuno, nemmeno se ci va il Manchester City al Camp Nou va là e passeggia sul Barcellona. C'è un'atmosfera ostica, uno stadio pienissimo, è tutto blaugrana. Devi giocarti comunque il dentro fuori, perché l'Inter in caso di sconfitta ieri 5 punti l'Inter e il Barça gli passava sopra, diventava difficile comunque affrontare le ultime due partite dovendole vincere per forza tutte e due e vedendo cosa facevano davanti. Quindi un gran punto, un punto meritato, forse 2 punti persi perché all'88esimo io da tifoso del Napoli ci credevo che l'Inter portasse a casa 3 punti. Non è stato così, ma abbiamo visto le facce contente del fine partita, abbiamo visto un Inter rinata che ha rialzato la testa e col cuore e con la voglia di portarla a casa questo punto alla fine ha avuto ragione. L'unico neo, l'espulsione di Inzaghi, poteva anche non starci, comunque l'espulsione degli allenatori dipende veramente cosa ti è uscito dalla bocca ed in che modo e nel momento in cui l'arbitro sta a quel punto della partita, dipende da tanti fattori. Comunque Inzaghi è espulso, non ci sarà alla prossima in panchina, sicuramente non è, per me quando manca l'allenatore in panchina è sempre un punto di svantaggio, perché vuoi o non vuoi sei diretto dalla panchina e quando ti manca il cardine che urla e al limite ti corregge in qualsiasi movimento, in tutti i movimenti che stai sbagliando e in base all'avversario, comunque il punto di svantaggio ci sta, ma ci sono i secondi allenatori e comunque con la tecnologia o dirne Inzaghi da cabine o seduto in tribuna può tranquillamente dirigere. Fatto sta che l'Inter si va a giocare le prossime 2 partite dovendone vincere però almeno una vittoria o 2 pareggi passa l'Inter, 2 pareggi 7, 2-9. No, non passa l'Inter deve vincere per forza una partita. Io credo che una tra le due sia abbordabilissima, quindi speriamo che l'Inter passi il turno e il Milan lo può passare, la più difficile è la Juve. L'Inter comunque ha rialzato la testa, grinta e cuore anche in Serie A, è ritornata l'Inter. L'Inter, io lo sapevo, non era una squadra che non è la situazione come la Juve, che hai veramente quella divisione di spogliatoio tra spogliatoio e società. L'Inter di questi problemi non ne ha. Era prettamente un problema di 3-4 singoli fondamentali nella squadra che ti stavano rendendo al di sotto delle aspettative. Quindi questo è quanto per Inter Barcellona, per Barcellona Inter, scusate, iscrivetevi al canale se volete e state sintonizzati. Buon calcio, buona Champions e buona Serie A. Tra poco, da domani cominceremo a parlare di Serie A, finite le coppe europee. Forza Napoli sempre e un saluto a Diego lì dietro. Ciao Diego!